Sono abbastanza fortunato da poter dire di non avere rimpianti, ma la chitarra che c'è in questo scatolone, cavolo quanto ci si avvicina. Per questo video dobbiamo partire da un bel po' di anni fa. Per la precisione 16 anni fa. Quindi intanto capite bene che per me questo contenuto è un salto nella nostalgia infinito proprio. Quindi già solo per questo un bel like e un'iscrizione al canale. Allora, cosa succede in quel 2009? Succede che finalmente ho la possibilità di fare un upgrade sulla mia chitarra elettrica. Ho iniziato a suonare con una chitarra stile strato bianca, l'avete vista qui sul canale, e finalmente per il mio compleanno ho la possibilità di fare un salto e buttarmi su quella che è la chitarra del mio idolo, Angus Young, quindi Gibson SG. Raga, voi non potete capire la fissa che io avevo per quel chitarrista. Il fatto di aver iniziato a suonare e tanto del mio modo di suonare di adesso lo devo comunque sempre a lui. Quindi, compleanno, la mattina si prende, si va in negozio e si va a cercare una SG e sapete già dove sto andando. Quella chitarra non c'era, una Gibson SG standard, nera, come quella che stava usando Angus Young in quel tour di quel periodo che era il Black Ice Tour. Io ero innamorato di quella, volevo quella, niente da fare. Però quella chitarra disponibile in negozio non c'era e mi hanno proposto delle alternative. C'era una Gibson SG standard rossa, c'era una chitarra che è esattamente quella che ho io qui nello scatolone che vi ho fatto vedere prima, e poi c'era quella sfortunatissima Epiphone SG G310 super economica che però era nera. E indovinate con che cosa sono tornato a casa? Esatto, proprio con lei. Mi sono lasciato scappare la possibilità di avere una Gibson SG originale oppure una chitarra molto simile, ben suonante. Per quello dico che sì, non ho rimpianti, ma questa chitarra un po' ci si avvicina perché avrei potuto avere una chitarra di livello molto alto già da molto giovane. Quindi ragionando su questa cosa un po' mi pento e un po' sono contento lo stesso. Mi pento perché, cavolo, avere una chitarra bella a 12, 13, 14 anni come facciamo a dire che è una brutta cosa? Dall'altra parte invece sono contento perché quella chitarra, con tutti i suoi limiti e la fatica che ho fatto per riuscire ad utilizzarla decentemente, mi ha formato tantissimo. Quella chitarra è forse quella che mi ha dato di più di tutte, molto più della mia Gibson Les Paul e molto di più della mia prima chitarra. Senza quella chitarra forse non sarei il chitarrista che sono, quindi un grazie glielo devo, minimo. Però è arrivato il momento di parlarvi di questa chitarra che io ho rifiutato solo perché aveva la colpa, diciamo così, di non essere nera come quella di Angus Young. E sto parlando di una LTD Viper stile SG che... ah, che bella che è, sono stato stupidissimo a dirgli di no, sono stato... Raga, giuro, non fate le cavolate che ho fatto io. Cioè, questo canale esiste per non farvi fare le cavolate che ho fatto io. Stiamo parlando di una LTD Viper 1000 serie deluxe, si può vedere dalla paletta. In questo caso di questo rosso quasi cherry che, devo dirvi, dalla camera, vedendola, è molto più chiaro da questa inquadratura. Infatti se vi faccio vedere dall'inquadratura qui davanti si vede che è molto più scura. Ecco, il colore così rende molto più rispetto a quello che è l'occhio. È molto più simile a quello rispetto che al rosso forte che vedete da qui. Questo purtroppo è il riflesso della luce. Però da qui si vedono molto bene le venature e le striature sotto del legno. Quindi entrambe le inquadrature sono utili. Ora, questa chitarra è un'evoluzione portata all'estremo di quella che era la chitarra che mi è stata proposta 16 anni fa. Perché dico che è una versione portata all'estremo? Perché ha dei pick-up diversi, che tra poco vediamo. La qualità costruttiva è sensibilmente migliorata, secondo me, rispetto a quelle di quegli anni. E in generale lo strumento è veramente ben fatto e troppo bello. Più la guardo, più mi dico che sono stato stupido. Intanto, quanto questa chitarra si avvicina alla Gibson SG? Tanto, perché body mogano, in questo caso, vedendola così, sono due pezzi. Sono due pezzi, secondo me. Uno qua e l'altro da qua in giù. Manico, anche lui in mogano, è incollato, si vede la giuntura con la parte incollata, però è tutto reso molto semplice. Questa parte dove vedete questo svaso qui è molto comoda, cioè quando si va a suonare sui tasti alti non abbiamo il blocco qui che ci blocca la mano, ok? Cioè il pollice e il palmo della mano sono molto rilassati, quindi questa chitarra è molto suonabile. La tastiera, invece che essere in palissandro come può essere una Gibson, è in ebano, però esistono anche Gibson con la tastiera in ebano, quindi va bene. Poi questa non è una Gibson, quindi non deve essere per forza uguale. In questo caso picchia di brutto questa chitarra. Anche le meccaniche sono delle LTD autobloccanti, ve le faccio vedere da qui dietro e anche davanti. Comunque rendono molto bene, funzionano benissimo, sono super precise. Il ponte è diverso, sì, è un ponte fisso, ovviamente, con le corde passanti attraverso il body. Quindi un Tune-o-matic, non ha lo stop tail qui dietro,
ma ha i buchi che vanno direttamente al retro della chitarra. Da qui le corde entrano, escono da qui davanti e vanno verso la palette. Ora, questa è una chitarra, anche come budget, siamo abbastanza nel medio-alto. Si parla comunque di un po' più di 1.000 euro, o 1.000 giusti giusti. E monta dei pick-up che sono semplicemente wow. Infatti monta 2 pick-up Fishman Fluence. Vedete che sono sì con i poli come i classici pick-up che vediamo sempre, ma se guardate c'è il disegno dentro tipico dei pick-up Fishman e poi c'è anche la scrittina piccolina qui in basso che dice Fishman. E infatti avrete notato sicuramente quando ho girato la chitarra che abbiamo questo sportellino con la scritta Battery. Questa serve per alimentare pick-up, che sono molto aggressivi, molto funzionanti, ma anche molto classici. Infatti sono dei Fishman Fluence Classic Open Core. So che siete curiosi di sapere come suona e io non vedo l'ora di farvela sentire. Ora, tolto il fatto che il suono è molto bello, il suono non è tutto in una chitarra, c'è anche la componente della suonabilità. Questa chitarra è molto suonabile, molto suonabile, ha un manico da 24 tasti con una scala da 24 pollici e 75, quindi 24 pollici e 3/4. Quindi scala corta, inevitabilmente corde molto morbide. Ed è così. Infatti questa chitarra è molto suonabile. Il manico è sottile il giusto, non è una sottiletta ma non è neanche imponente come quello di certe Gibson e mi ricorda molto il manico Slim 60s di una Les Paul o di un SG che ha quel tipo di manico. I tasti sono degli extra jumbo in acciaio, quindi
a lunghissima durata e sono rifiniti benissimo, tant'è che le corde sono proprio di burro sopra i tasti, cioè le senti che scorrono quando devi fare dei vibrati, dei bending, non ci sono impedimenti, anzi sembra che ti aiuta. È morbida e fluida. Poi con anche questo accesso semplificato ai tasti alti, cioè cosa si può voler di più? E quindi sì, io non vedevo l'ora di fare questo video da quando ho aperto il canale. È stata tipo una delle prime idee che ho avuto rispetto a cosa dire e di che cosa parlare qui su YouTube. E una delle prime cose che mi è venuta in mente è stata raccontare la mia esperienza di quando ho rifiutato questa chitarra. Quindi ora capite perché dico che non ho rimpianti, ma questa chitarra ci si avvicina tremendamente. Cioè veramente è allucinante. Più la guardo più non riesco a capire che ragionamento io abbia fatto, però ci sta. Ero piccolo, volevo la chitarra nera e chitarra nera era. C'è da dire sicuramente che con questa chitarra, oltre a suonare gli AC/DC da paura, ci avrei suonato poi un sacco di roba, perché è molto versatile, super versatile e aggressiva, quindi pick up classic va bene, ma menano. E quindi io non posso fare altro che ringraziare i ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno mandato questa chitarra, assecondando questa mia idea di video per raccontare un po' la mia storia, e aspettatevi un approfondimento magari sui pick up Fishman Fluence. Sul canale non ne abbiamo ancora parlato. Fatemi sapere nei commenti se volete un video su questi pick up. Intanto colgo l'occasione per ricordarvi che il portale dei videocorsi di Shape Your Tone è tornato online, quindi lo trovate qui sotto in descrizione insieme al link della chitarra, così potete approfondirla anche voi. E mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avreste fatto voi al mio posto. SG nera solo perché era nera, oppure vabbè un compromesso ci stava e sono stato stupido? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando non insultatemi troppo per la scelta che ho preso. Almeno un like per questa cosa. Ci vediamo al prossimo, dove spero di non ricordarmi di quanto sono stato stupido da piccolo.